Queste sono delle celle enormi e quelli che vedete al loro interno sono criminali pericolosissimi, trafficanti di droga ed esseri umani, gangster e sicari. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Marvin Ernesto Medano Vasquez. Come sei finito qui? Qui per 2 omicidi. Questo è un membro attivo della MS-13. È condannato a, abbassa la maglietta, a 867 anni di prigione. Tutte queste persone si trovano all'interno di questo gigantesco penitenziario di massima sicurezza, il CECOT, acronimo per Centro di Confinamento del Terrorismo. Ci troviamo a El Salvador, America Centrale, a 2 passi dal comune di Tecoluca, 40 km a est della capitale San Salvador. Il CECOT è la prigione più grande dell'intero Sud America. Avrebbe la capacità di ospitare ben 40.000 detenuti. Attualmente però al suo interno se ne trovano 15.000, che nella maggior parte dei casi sono membri delle cosiddette pandillas, gang criminali che di fatto hanno tenuto sotto scacco El Salvador fino al 2022, fin quando, cioè, l'attuale presidente Nayib Bukele ha condotto una campagna di arresti di massa senza precedenti. L'obiettivo primario del Centro di Confinamento del Terrorismo è ospitare strutture terroriste della MS-13, dei 18 sureños, dei 18 revolucionarios, che hanno causato così tanto lutto e dolore alla nostra società. Il fatto di tenerli qui incarcerati è perché questi soggetti non tornino a commettere delitti, non tornino a causare danno alla nostra società. Non posso vedere più mio figlio a partire dal 2023, quando hanno trasferito mio figlio nel Secot. Dal 2022 la polizia ha sbattuto in galera quasi 85.000 persone, vale a dire il 2% dell'intera popolazione adulta salvadoregna. Il CECOT è stato costruito proprio nel 2022 appositamente per rispondere all'incremento di questa popolazione carceraria. Il risultato di questi arresti è evidente. Nel 2015 in tutto El Salvador si sono registrati 6.500 omicidi. Nel 2024 questo dato è sceso a 114 e oggi El Salvador è uno dei paesi più sicuri di tutto il continente americano. Può darsi che abbiate già visto su YouTube alcuni video sul CECOT, ma oggi qui su Nova Lexio vogliamo portarvi qualcosa di diverso, un documentario più completo che vi farà vedere le cose da 2 prospettive diverse. Ve ne renderete conto guardandolo fino alla fine. Mentre noi eravamo in Iraq a girare 2 documentari che usciranno nei prossimi mesi qui sul canale, abbiamo chiesto a 2 reporter di entrare dentro il CECOT per noi. Ottenere quel permesso non è stato per nulla semplice perché abbiamo dovuto presentare il canale al governo salvadoregno, spiegare il motivo del reportage e attendere 3 mesi prima di ricevere un'autorizzazione a filmare. Victor Hugo Febres per Nova Lexio direttamente da El Salvador. Dalla sua salita al potere nel 2019, Bukele ha implementato politiche di sicurezza senza precedenti. Con Nova Lexio, in questa occasione, esploreremo le strade di San Salvador, fino al centro di contenimento del terrorismo. Le implicazioni che comportano queste politiche di sicurezza sono una percentuale di popolarità che si aggira al 85% e una riduzione del numero di omicidi drastica. L'amministrazione di Bukele è percepita come un simbolo di speranza per un paese che è stato marchiato dalla violenza. Nonostante ciò, questo modello presenta delle controversie. Per aiutarci a produrre documentari come questo, potete supportarci con un abbonamento su Patreon o qui su YouTube. Contribuirete alla nostra indipendenza editoriale. Maggiori informazioni nel link in descrizione. Fino all'ascesa di Nayib Bukele alla presidenza di El Salvador nel 2019, il paese era in mano a 2 pandillas rivali, Mara Salvatrucha, nota come MS-13, e Barrio 18. Entrambi questi gruppi sono diventati transnazionali, si occupano di qualsiasi cosa sia illegale, reclutando principalmente membri giovani e giovanissimi, divisi in una serie di gruppi e sottogruppi facilmente riconoscibili. Per quanto riguarda la componente dei tatuaggi, nel caso di questo, ad esempio, ha l'artiglio, che lo identifica direttamente con la struttura della MS-13. Però può osservare che in tutto il suo corpo ha una gamma di tatuaggi che include teschi, volti di donne, lapidi, e ciascuno di questi ha un significato particolare. Nel caso dei 18 è simile la situazione. Come gli MS-13 hanno tatuate facce di demoni. In differenti interventi e procedimenti che si sono fatti, in un paio di occasioni si sono incontrati 2 altari satanici in luoghi in cui facevano questi rituali
verso il lato scuro. Tra regolamenti di conti e guerre per la droga, camminare per le strade di El Salvador prima del 2022 era praticamente un terno al lotto. Le pandillas salvadoregne sono infatti catalogate come organizzazioni terroristiche. Siamo in via Colonia Jardín. Questo è il luogo dove successe uno dei maggiori massacri nella storia della sicurezza pubblica della società salvadoregna. Il 20 giugno del 2010, dei membri della pandiglia Barrio 18 realizzarono 2 attentati contro 2 minibus. L'attacco fu una conseguenza dell'omicidio di 2 pandilleros il giorno prima, da parte della pandiglia Mara Salvatrucha. Sono stati eventi come questo a spingere Bukele a dichiarare lo stato di emergenza e a scagliarsi contro le pandillas. Il CECOT è stato aperto a inizio 2023 e non serve soltanto a contenere i criminali più pericolosi, ma è anche un simbolo di potere e deterrenza, tanto che a inizio 2025 El Salvador ha aperto alla possibilità che gli Stati Uniti possano spedirci addirittura i loro criminali più pericolosi. Lui è d'accordo nell'accettare la deportazione di ogni alieno illegale negli Stati Uniti che è un criminale, per ogni nazionalità che siano MS-13 o Tren de Aragua, e di ospitarli nelle sue prigioni. Il penitenziario è costituito da 8 moduli, divisi in 4 coppie da 2, sorvegliate da una ventina di torri di guardia. Ognuna di queste coppie è protetta da 2 muri alti 3 metri, dotati di filo spinato, mentre la struttura, nel suo complesso, è difesa da un ulteriore muro, alto 9 metri, fornito di filo elettrificato. A conti fatti, il CECOT è un panopticon, dal quale è impossibile fuggire, e in effetti i detenuti non vedranno letteralmente più la luce del sole. Questo è come una piccola mostra del tipo di profilo criminale che noi abbiamo qui dentro, all'interno del centro di confinamento del terrorismo. Primo, la nostra legge ha come pena massima 60 anni. Però molti soggetti qui, per la molteplicità dei delitti che hanno commesso, hanno anche delle pene che oscillano dai 500 anni fino in su. Ok, girati, togliti la maglietta e la mascherina. Samuel Rigoberto Santos Amaya, alias Smog Oscura, della pandiglia 18 Sureños, condannato a 260 anni di prigione. William Stoneberg Barahona, alias Danger o Il Secco, membro della pandiglia 18 Sureños, è condannato a 160 anni di prigione. Qui abbiamo Eliseo Medrano Ayala, membro attivo della MS-13. Per questo caso, le condanne sono state a 250 anni di prigione. Per questioni di sicurezza, molti di questi criminali vengono condannati letteralmente da remoto, per non mettere in pericolo i giudici che emettono le loro sentenze. In tutto il CECOT ci sono ben 48 sale dedicate alle udienze a distanza. Ci connettiamo in remoto con il centro giudiziario e là è dove si trova il giudice e dove si trova la difesa. Che siano già stati condannati o meno, i prigionieri sono detenuti all'interno di queste enormi celle, dalle quali possono uscire soltanto per fare esercizio fisico o sottoporsi a controlli medici. Ogni cella è sorvegliata da una guardia armata fino ai denti ed è tenuta d'occhio da ulteriori guardie stazionate su una passerella che funge da piano superiore. Bene, qui ci troviamo all'interno del modulo 7. Questo modulo consiste di 32 celle. Ciascuna delle celle ha una capacità di 80 detenuti. Come può osservare, i detenuti all'interno della cella possono avere unicamente i loro vestiti. Dormono in quelle brande di lamiera. Non esistono materassini. Ci sono 2 file dove essi hanno acqua per uso giornaliero. C'è anche un contenitore dove tengono l'acqua che consumano. I detenuti ricevono 3 pasti al giorno forniti da una ditta privata. I pasti consistono in una bevanda, riso, fagioli e tortillas e non contengono carne. Qui non c'è carne, non c'è pollo, non esiste nessun tipo di menù in questa prigione. Questo è il menù che si serve ogni giorno. La mia routine giornaliera è passata in una cella. Si esce solo per le visite mediche e si mangiano i 3 pasti giornalieri e tutto da capo. E questa prigione è di massima sicurezza e, come anche voi potete vedere, qui sempre ci sono agenti, sempre attenti a tutto quello che noi facciamo, alla nostra routine giornaliera che noi passiamo chiusi in una cella. Solo le cose basiche ci danno, quello che richiede la legge. I detenuti che violano qualsiasi regola vengono rinchiusi in una cella di isolamento come questa per almeno una settimana. Non c'è luce artificiale, c'è solo questo orifizio di ventilazione. Non ci sono materassini. Sì, ci sono stati alcuni detenuti
e alcuni trasferiti, con un atteggiamento ribelle, con un atteggiamento prepotente, per i quali è stato necessario anche tenerli un paio di giorni qui in riflessione. Sì, uno qui in un carcere di massima sicurezza riflette e uno si accorge che tutto ciò che uno ha fatto in passato è stato invano, perché passiamo tempo con gente che è stata nostro rivale e dobbiamo convivere con questa. Una delle sfide principali credo sia mantenere il controllo totale. Il 31 di gennaio si sono compiuti 2 anni dall'apertura della prigione e fino a questo momento non si è avuto nessun incidente. Il Chekot è praticamente inattaccabile, possiede una rete elettrica e idrica indipendente da quella di Tecoluca e per metterne fuori gioco i sistemi servirebbe un'invasione fisica. Inoltre i suoi disturbatori di frequenza bloccano rete telefonica e internet nell'area circostante, rendendo quasi impossibile qualsiasi tentativo di attacco hacker. Paradossalmente, mentre una struttura come il Chekot si blinda contro ogni minaccia digitale, i cittadini del Salvador sono costantemente esposti ad attacchi informatici proprio come noi in Italia. Qui entra in gioco l'app di NordVPN, lo sponsor di questo episodio. NordVPN è come una fortezza informatica, utilizzabile qui in Italia tanto quanto all'estero, anche ad El Salvador, dove c'è uno degli oltre 7200 server di NordVPN sparsi in 118 località. Grazie alla sua crittografia avanzata, con Threat Protection, NordVPN vi permette di connettervi in sicurezza a wifi pubblici di aeroporti, piazze e hotel. Nel frattempo vi tiene alla larga da cookie di tracciamento, malware, mail di spam e phishing. NordVPN infatti vi avvisa se state per cliccare link pericolosi oppure se state per visitare siti truffa. In quanto affidabile strumento anti-phishing, l'app vi avviserà se la vostra mail dovesse finire poi nel dark web, permettendovi di prendere tutte le contromisure necessarie e nel farlo non avrà alcun accesso ai vostri dati personali perché non dispone neanche dei server necessari per conservarli. Potrete utilizzare NordVPN su ben 10 dispositivi in contemporanea, con la possibilità di geolocalizzarvi in altre parti del mondo e ovviare anche al problema della discriminazione dei prezzi, per cui i beni e servizi costano di più se acquistati da paesi come l'Italia. Cliccando nel link in descrizione di questo episodio riceverete un'offerta speciale riservata alla community di Nova Lexio. Per capire il successo dell'amministrazione Bukele contro la criminalità, non basta guardare i numeri o il Chekot, bisogna ascoltare i salvadoregni, in particolare gli abitanti di Tecoluca. Lei si sente più sicuro? Da quando il governo di Bukele ha iniziato queste politiche di sicurezza? C'è più tranquillità adesso. C'è più fiducia. E riguardo a questo, uno dei luoghi, ad esempio i parchi, così per dire, adesso puoi godertelo di sera, godertelo con la tua famiglia. C'è più tranquillità, o come la vuoi chiamare. E in passato no, non c'era questa tranquillità. E per me le politiche di sicurezza che stiamo vivendo ora, vediamo qui che è tranquillo, E non possiamo ignorare che il paese ora è sicuro, perché possiamo andare in tutti i luoghi. Prima andavamo a San Salvador e con grande paura perché andavi a far compere, magari ti potevano prendere il telefono, tutto questo, no? Negli autobus anche. Però ora si respira pace. La più grande differenza con qualche anno fa probabilmente la si percepisce a La Campanera, un sobborgo di El Salvador, che fino al 2022 faceva da quartier generale della Pandiglia Barrio 18. La Campanera. Entravi e non ne uscivi. Sì, riguardo a questo hanno migliorato tutto e tutto adesso è eccellente. Non si può parlare male del loro lavoro, è stato eccellente. Prima la legge era inutile perché, voglio dire, gli MS-13, loro governavano tutto. Non potevi uscire da nessuna parte perché era così. Beh, abbiamo visto che c'è stato un grande miglioramento, vero? Un grande miglioramento. In tutto. È buono quello che il presidente ha fatto. Sì? Beh, ci si sente più sicuri che prima ora, vero? Perché prima io ho sempre venduto... Non vendo qui. Preparo i miei tamales e vendo in un altro quartiere, che pure era molto pericoloso, Los Angeles, dove c'è il mercatino prima di entrare a Strada Colón. Il problema era che uno aveva figli che andavano per la strada e non si salvavano. Lavorando a questo reportage mi sono chiesto com'è possibile arrestare tutta questa gente in così poco tempo. Cominciamo a risponderci dicendo che un modo esiste e si chiama stato di emergenza. Evidentemente il tema di interesse per la Repubblica è la sicurezza. Da quando il governo Bukele ha dichiarato il régimen d'exception nel marzo 2022, quest'ultimo di fatto non è mai terminato.
Anzi, al momento attuale, il Parlamento salvadoregno lo ha prorogato per la 36esima volta. Secondo il governo Bukele, lo stato di emergenza sarebbe giustificato dal fatto che la guerra alle pandillas non è ancora finita e quindi dovrà rimanere in vigore per, citiamo, tutti gli anni necessari. C'è però un problema non da poco. Questo régimen d'exception sospende di fatto 3 diritti costituzionali: quello alla difesa, quello alla riservatezza delle comunicazioni e il limite massimo della detenzione amministrativa, normalmente pari a 3 giorni ed elevato a 15. Per questo motivo la critica che spesso viene mossa al governo salvadoregno è: benissimo arrestare i membri delle pandillas, ma quanto è probabile che ci finiscano di mezzo degli innocenti, cioè persone che potremmo definire vittime collaterali? Abbastanza, e lo ha confermato lo stesso Bukele, dichiarando che sono state rilasciate circa 8.000 persone di fatto arrestate per sbaglio, e inoltre ha affermato che nessuna polizia di nessuna parte del mondo sarebbe perfetta. Stando a queste dichiarazioni si tratterebbe per lo più di persone che abitavano nei quartieri controllati dalle gang. E questo è il caso di José, il figlio di questa signora, Marcela. Eccoci, mio figlio ha 27 anni e lui lavorava come conducente di trattore. Lui già da 6 anni lavorava come conducente di trattore. Lui lavorava, se ne andava alle 6:30 della mattina e tornava il giorno dopo, alle 5:30 del pomeriggio. Un mese dopo l'arrivo del regime, lui stava arrivando dal lavoro. E la sua compagna di vita che aveva gli faceva da mangiare per i 2 giorni. Allora la polizia lo prese e revisionarono il contenuto della sua valigetta e videro che la sua borsa per il cibo era grande, dove lui teneva il cibo per i 2 giorni. E usava guanti perché lui maneggiava il trattore, perché non gli sudassero le mani, e indossava il cappello e lenti per la polvere. E allora lì lo catalogarono come se lui fosse appena tornato dal portare il cibo ai pandilleros. E quindi mio figlio lo presero il 18 di aprile del 2022. Da quel momento José si troverebbe dentro il CECOT, anche se, a detta di Marcela, sono già stati emessi 2 ordini di scarcerazione nei suoi confronti. La piccola mi dice: nonna, quando è che mi porti da mio papà? Perché io non posso mai parlare con mio papà? E cose così. Secondo Marcela, suo figlio non ha tatuaggi, eppure di frequente sono i tatuaggi che identificano l'appartenenza a una pandiglia, come si può notare dentro il CECOT. Ma non è sempre così. Qui, alzati la camicia e togliti la mascherina. Come potete osservare, possiede tatuaggi solo sulla testa. Forse anche qui, sul braccio. Non ce li ha sulla schiena e non ce li ha sul petto. Questo, pure, è parte dell'evoluzione delle strutture che in un determinato momento, per evadere la giustizia, hanno smesso di tatuarsi. Se i pandilleros si tatuano sempre meno, allora il margine di errore delle autorità aumenta e porta quindi all'arresto di persone come José. Naturalmente noi non possiamo garantire se le parole di Marcela siano vere o meno. Di vero c'è però una cosa: se i nostri 2 reporter sono riusciti a entrare nel CECOT su nostra richiesta, è perché hanno ricevuto, dopo una lunga trafila burocratica, come detto, un permesso governativo che viene concesso ai media per documentare quanto accade dentro il penitenziario e quindi per mostrare all'intero mondo la sua efficacia. E, come ovvio che sia, il governo di El Salvador è pienamente interessato a dimostrare come la sua guerra alle pandillas abbia funzionato. Il direttore non si fa nessun problema a mostrarci questa situazione, né a far sfilare i carcerati come pezzi da collezione. Fa tutto parte di una precisa propaganda a cui anche noi in un certo senso abbiamo preso parte. Tuttavia noi lo abbiamo fatto con una certa consapevolezza, nella speranza di poter trasmettere un reportage più autentico per voi. Fuori dalle telecamere ci è stato rivelato un dettaglio interessante. Sembrerebbe che siamo stati tra gli ultimi su YouTube, quantomeno, a ottenere un permesso per entrare dentro il CECOT. Sembra che ora ci siano troppi occhi puntati sulla prigione a livello internazionale e che il governo voglia spostare l'attenzione altrove. Questo è stato il messaggio su WhatsApp di un altro dei nostri inviati al CECOT. Per darti un'idea di quanto sia stato difficile accedere, io sono stato la 3ª persona a poter entrare e probabilmente l'ultima per i prossimi mesi. Già lo scorso anno i permessi erano pochi e ora ne stanno concedendo ancora meno. Vogliono che i media raccontino altre storie sul paese e sembra che la prigione stia subendo sempre più pressioni per limitare l'accesso alla stampa. Quando ho chiesto ai nostri collaboratori di entrare dentro il CECOT, sapevo benissimo che avremmo preso parte a un percorso guidato, una sorta di tour aziendale standard, lo stesso che viene concesso ad altri canali YouTube internazionali prima di noi.
E noi da qui possiamo trarre però una considerazione, porci una domanda. I pandilleros hanno devastato El Salvador con violenza e terrore, distruggendo migliaia di vite e persone. Era giusto fermarli, anzi, era doveroso farlo con ogni mezzo necessario, stanandoli come topi, perché questo sono. Su questo non posso che essere d'accordo. Oggi il paese respira, i cittadini camminano per le strade senza paura e il silenzio della notte non è più interrotto dagli spari. Ma in tutto questo nuovo ordine, chi è che decide fin dove si può spingere questo pugno di ferro?